Ciao miau, come va? In questo periodo TikTok è stato al centro di varie polemiche. Microsoft vuole comprarlo, Trump vuole bannarlo, Instagram vuole superarlo. Se ti stai domandando cos'è TikTok, forse hai più di 30 anni. Ma te lo spiego io brevemente. Si tratta di un social media che permette ai suoi utenti di creare brevi video divertenti o creativi di qualunque genere. No, non si tratta solo di balletti. Ci sono anche tantissimi TikToker cosplayer. Ne avevo già parlato qui sul canale con un video a tema e pur essendoci iscritta dai tempi di Musical.ly, in quarantena ho provato a usare con più costanza l'app, creando video sempre nuovi e raggiungendo nessun risultato, o almeno un numero di visualizzazioni e like davvero deludente. C'è però chi si impegna più di me e raggiunge dei numeri sia in follower che visualizzazioni davvero alti. L'esempio più vicino a me è la mia amica Andrea, MC Purin su TikTok, che al momento ha 50.100 follower. Wow, complimenti per essere arrivata a 50.000, non me ne ero accorta. Se andate sul suo profilo adesso che è uscito il video, sicuramente saranno di più. L'idea comune di chi non ha mai usato l'app però è sempre la solita, che sarà mai fare un video di 15 secondi, massimo un minuto. Non puoi paragonarlo al fare dei video su YouTube o fare delle foto per Instagram. E invece, nel video di oggi vi mostrerò che creare contenuti su TikTok non è poi così semplice. Come? Raccontandovi di quando per un giorno intero sono entrata nella routine e nella vita di una cosplayer con più di 50.000 follower su TikTok. Volevo capire come fosse in prima persona creare dei contenuti in maniera seria su questo social. E per raggiungere quella difficoltà in più, io e Andrea abbiamo deciso di fare ben 2 cosplay in una giornata. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, è importantissimo per me, e se vi va condividete questo video con i vostri amici TikToker o con quelli che non hanno idea di come funzioni TikTok. Lasciatemi un mi piace e possiamo iniziare. La nostra giornata inizia con il passo decisamente più importante di tutti, la ricerca di audio. Su TikTok infatti puoi sia creare dei contenuti totalmente originali, sia fare dei lip sync su audio già esistenti. Più l'audio è di tendenza, meglio andrà il nostro video. Quindi è davvero molto importante scegliere degli audio che siano divertenti, che siano in linea col personaggio e che tengano incollati gli occhi allo schermo. Ho una lista lunghissima di suoni perché la prima cosa che faccio è andare nella mia home, guardare video e dopo che ho guardato un tot di video ascolto quelli che mi fanno venire magari in mente un'idea, li salvo tutti quanti, li categorizzo per personaggio e riascoltandoli di nuovo copio il link e mi faccio delle liste divise per personaggio. Oggi faremo delle liste per Hanako, Nene, Aoi e dei duetti. Esther, stavo riprendendo me. Esther. Andrea che cerca di vloggare. Si vede che non è proprio cosa mia, io so fare solo i TikTok. Sto cercando anch'io tra la mia shitlist di audio. Vediamo se trovo qualcosa di fattibile perché sono un po' vecchi questi audio, non faccio ricerca. Non ascolti i trend. E anch'io c'avevo la TikTok shitlist con cose strane. Sai che gli audio scadono anche i link, vero? Cadono i link? Sì. Vediamo. Ah, perché sono video. What you do? What you do? Non so perché l'ho salvato. E ora bene. facciamo una cernita per i nostri personaggi. One eternity later. Io ho fatto la mia listarella, Andrea ha fatto la sua listarella e adesso gli aggiustamenti cosplay. Perfetto. Nel mio caso devo tagliare una frangetta e scucire le maniche al vestito di Sakura. Io facevo prima Nene e Hanako. Però c'è prima Nene e Hanako. Ok, allora niente. Ah! Un po' come quando devi andare in fiera, il tuo cosplay ha sempre bisogno di un'aggiustatina dell'ultimo momento. Fatto ciò, ci mettiamo in cosplay e ci trucchiamo come al solito. Ecco il risultato. Non ricordo quanto ci abbiamo messo, ma sicuramente più di un'ora. Siamo lente e parliamo un sacco quando ci trucchiamo. A questo punto era mezzogiorno circa ed eravamo finalmente pronte per andare nella location dello shooting, ovvero è la soffitta. Non possiamo andare a mani vuote però, quindi prepariamo tutto il materiale che ci serve per filmare. Organizzazione del materiale. Tipo questi. Tieni, porta i fazzoletti che mi colla il naso. Non ho il coronavirus, sono le lenti. Sei tu quella che viene dalla Lombardia, mica io. Se andiamo in soffitta. Let's
go! Fa ridere perché qua potrebbe venire chiunque, cioè non è che appunto è la tua cameretta. Wow! Welcome to my bagno. C'è lo specchio. Ciao miau! Oltre al cavalletto per il cellulare con il ring light e al ventilatore per non morire di caldo, lui. Si chiama Nagito. Andrea ha anche il tipico accessorio da veri TikToker, ovvero le strisce di LED attaccate al soffitto. Fanno troppo ridere. Ce l'hanno tutti su TikTok. Addio luce. Il mio famoso sfondo. Bene, è arrivato il momento di mettersi all'opera e di creare i TikTok. Adesso vi lascio una carrellata di dietro le quinte di come abbiamo fatto a fare determinati video. È stato un delirio, ma penso sia molto divertente, quindi ecco qua. Allora, la prima cosa da fare sono le foto, perché se non le fai adesso ti dimentichi totalmente e sei distrutto alla fine del tempo. Usiamo quella, certo. Come non c'entra? Oh, va bene. Aspetta, va pulito il coso. I was the first man to walk on the moon. Vieni, vieni, più centrato. I was the first man to walk on the moon. E così via. E questa è il mio andazzo per le successive 3 ore di solito. Ora ce n'è una con gli occhiali. Te lo faccio sentire prima. Regia, un Mr. Io che mi avvicino per darti un bacino. Tu che mi dai un ceffone. E prendiamo da lontano, mettiamo l'arcobaleno, occhiali fissi allo shake. Tu che balli. Ripresa finale, l'arcobaleno, io per terra morto. No, non me lo dai veramente, se no non sembrerà mai vero. Sono brava ad acting, non ti preoccupare. Vai. No, aspetta. Ho mai visto un TikTok così caotico. Questa sarà un'esperienza molto formativa su TikTok Comedy. Sì, la vede, quando io che mi sento. Non ricordo il numero esatto, ma ne abbiamo fatti davvero tanti. Perché così tanti, vi chiederete? Solitamente i TikToker, soprattutto cosplayer, girano più video possibili durante la giornata e li salvano nelle bozze, in maniera tale da avere abbastanza materiale per pubblicare 1 o 2 volte al giorno, per poi girarne altri quando i video nelle bozze sono finiti o stanno per finire. In questo caso poi ovviamente è tutto duplicato perché abbiamo fatto i video sia per il profilo di Andrea sia per il mio. Ma ora passiamo alla seconda parte della giornata, quando ci siamo cambiate per fare gli altri video ancora e io ero morta ancora prima di iniziare. Pausa acqua time. Nel frattempo ho cambiato gender. Sono diventata Esther. È vero. Io sono già stanca. La vera challenge di questa parte sarà imparare il balletto. Sì, ho inserito anche una TikTok dance. A parte l'intero pacchetto completo TikTok, no? Andrea mi ha detto che per entrare appieno nell'esperienza di TikTok dovevamo anche imparare un balletto e filmarci mentre facevamo questo balletto. Prima ho detto che su TikTok non ci sono solo balletti, ma la verità è che ce ne sono tanti. Io ci stavo mettendo tantissimo per impararlo, mentre Andrea l'ha imparato super velocemente, così me l'ha insegnato e dopo 3 tentativi ce l'abbiamo fatta. Ero sorpresa da quanto poco ci abbiamo messo, ma poi mi sono ricordata che eravamo nello stesso gruppo idol e
che un tempo imparavamo coreografie su coreografie per concerti di un'ora sempre diversi. Di cosa mi sorprendo? A parte il TikTok col balletto, abbiamo fatto altri TikTok ancora, anche questa volta sia singoli che in coppia. Tu pensi sia finita, vero Esther? Lo so che non è finita e che manca ancora l'ultimo passo. Esatto, non è finita qui. Un'altra opzione su questo social è quella di poter fare le dirette. Parlo come se sapessi tutto, in realtà non ne ho mai fatta una perché bisogna arrivare a 1000 follower e ci sono arrivato solo ultimamente. E Andrea ne fa davvero tante, sia in borghese sia in cosplay, dopo che ha finito di fare i video, insomma. Potevo esimermi? Assolutamente no. Vi faccio notare alcune cose. Prima di tutto ero morta. Io sono abituata a fare video su YouTube. Per quanto possa essere stancante magari quando ci sono delle giornate in cui faccio più video, non mi stancano così come fare i TikTok, ovvero recitare, imparare gli audio, imparare balletti. Ero morta. In tutto ciò, tra l'altro, si era fatta sera, erano tipo le 19. E ultima cosa, Andrea ha molto seguito straniero, non italiano, quindi durante le sue live parla molto in inglese. Io in ansia perché non parlo inglese da anni, sinceramente. Non che non lo sappia, penso di essere abbastanza brava in inglese, ma il problema è proprio parlarlo, switchare da una lingua all'altra. È stato molto faticoso. In ogni caso, abbiamo fatto partire la diretta. Hi Esther vlog, this is the English part of the vlog. They forced me to talk in English because Yeah, we're making a live stream on my account right now. She's vlogging for our YouTube channel. I said hi. Ciao miau! Ciao miau! Ciao miau too! Che bello! Tutto sommato devo dire che è stato un sacco divertente. Io non sono molto tipo da dirette, se mi seguite sapete che non ne faccio quasi mai, giusto per qualche occasione in particolare. In questa diretta c'era davvero tantissima gente, chi è rimasto per la maggior parte del tempo, chi andava e veniva, chi spammava le bandiere dell'India, poi c'era anche chi ci chiedeva con insistenza quanti anni avessimo, se fossimo sorelle, classico. Insomma, cose varie. Per passare un po' di tempo ci siamo anche inventate un giochino stile indovina l'opening, dove cantavamo un opening e le persone nei commenti dovevano indovinare. Anche qua un po' di nostalgia delle scichi mi è salita, perché cantare insieme dopo aver ballato, insomma, è stato molto carino. In realtà non è finita qui, perché l'ultimo passo sottinteso, quello che in realtà non ho filmato, sarebbe quello di riguardare tutti i video fatti durante la giornata, segnare quelli che ci piacciono di più, quelli da scartare magari, aggiungere scritte, animazioni, effetti, anche solo gli hashtag, per non parlare di quei video che magari si ha voglia di editare con un programma esterno. Io finisco qua il video, ma in realtà c'è ancora tanto su cui lavorare. Per vedere tutti i risultati finali, ovviamente vi invito a seguirci sui nostri profili. Magari seguite più Andrea, perché io non voglio dire che ci ho rinunciato, ma ho perso un po' di interesse. E non spammate like, per favore, grazie. Cosa ne pensate? Sapevate cosa c'era dietro TikTok? Siete anche voi su TikTok? Nel caso lasciatemi i vostri profili che li vado a vedere. Vi ricordo sempre, per favore, di essere gentili, di non giudicare le persone che fanno dei video per divertimento, senza sapere l'impegno che c'è dietro. Grazie mille per essere arrivati fin qua. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, like, iscrizione, attivare la campanella, bla bla bla, solite cose. Vi lascio qua sotto anche i miei altri social, perché non sono solo su TikTok, anzi, per favore, seguitemi su Instagram. E io vi auguro un buon fine settimana. Alla prossima e ciao miau!